Amici di Arcade Story, abbiamo Dragon Slayer, uno dei giochi che ha stupito i ragazzini come me che affrontavano le sale giochi del 1983. Sì, perché questo gioco, anche se i suoi predecessori avevano già fatto qualche grafica in cartone animato, questo gioco ha dato il via all'essenza del videogioco laser game che ha conquistato milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, e questo è il cabinato che avevamo in Italia. Vicino a lui c'era quello americano. Andiamo a vedere le differenze. Sidam, la casa torinese produttrice di videogiochi, aveva appena perso la causa con Atari e Bartolino nel processo che la vedeva imputata nel plagio di 3 giochi mitici. Potete seguire sul nostro canale il video che specifica tutti e 3 i giochi. Ma Atari cosa fece? Invece di bandire questa società dai propri clienti, ne fece una licenziataria per l'Italia e gli diede l'incarico di fare uno dei giochi più belli con cui aveva la licenza per l'esportazione in Europa. Ecco che Sidam crea questo cabinato. Questo cabinato doveva essere qualcosa di unico per tutte quante le conversioni dei giochi laser game che venivano prodotti per il mercato italiano e europeo. Il mobile aveva il cappello, famoso perché le persone che si trovavano in sala giochi potevano osservare il proseguo dell'avventura anche da dietro, anche se l'ammasso di gente che si metteva vicino allo schermo per vedere il proseguo dell'avventura non gli lasciavano alle persone dietro vedere. Quindi ecco che il cappello, invenzione di Bally della Midway, fu associato a questo cabinato per i giochi laser, anche se poi lo hanno usato per altri giochi. Ma la cosa meravigliosa è che questa scheda di questo gioco aveva dei bug tremendi. Andiamo a vedere com'è. Ecco la scheda di Space Ace. Ovviamente abbiamo Dragon Slayer che dietro di noi sta funzionando. Vi facciamo vedere quella del suo gemello Space Ace, della Sidam con licenza Cinematronics. Però, essendo esportatore Atari per l'Europa, questa è la scheda creata all'inizio da Atari. Poi cosa ha fatto la Sidam? Ha dovuto fare delle modifiche per adattarla ai propri mobili e vi facciamo vedere adesso quali sono le modifiche che sono state fatte. Come potete vedere, dietro ci sono tutti questi fili che portano il segnale in giro per la scheda perché c'erano dei bug e questi bug non sono stati risolti in maniera definitiva. Infatti uno dei bug maggiori per quanto riguarda Dragon Slayer della Sidam è il fatto che per 2 volte, anzi per 3 volte nel proseguo dell'avventura del gioco voi farete la mossa corretta ma il gioco non ve la darà, e quindi se volete finire il gioco dovrete avere per forza 5 vite, altrimenti non riuscirete mai a portare a termine il gioco. Ci sono molte scene che sono leggermente differenti dall'originale Cinematronics americano. Infatti sul nostro italiano potremmo vedere qualche volta la scena del ponte, mentre sul Cinematronics originale non potremmo mai vederla perché non era prevista proprio nella classica e originale serie di Don Bluth. Una cosa molto interessante era quello che veniva usato per non far passare la polvere dagli ambienti della sala giochi. Infatti avevano usato un filtro di una Fiat Punto per fare in maniera tale che minor sporcizia possibile arrivasse al lettore laser del gioco. Infatti dovete sapere che molte sere i noleggiatori dovevano prelevare dal lettore laser il disco e pulirlo perché si formava uno strato, una patina di fumo dell'ambiente che si depositava proprio sul disco, e se non veniva pulito il gioco non funzionava più.
Altra cosa molto carina che riguarda la Sidam è il modo in cui veniva accettata la moneta per questo cabinato. Questa cosa è prevista proprio dalla scheda PCB e l'abbiamo anche riparata perché aveva un problema interno. Praticamente c'è una sorta di antifurto per i malintenzionati che inserivano nella fessura delle monete qualcosa per far andare a scattare il credito all'interno del gioco. Infatti, se noi teniamo premuto, come sentite, sta facendo una sorta di antifurto e il credito non viene inserito, ma se noi lo premiamo veloce, il credito funziona. Questa è la prima volta che vediamo un antifurto del genere su un gioco. Finora non c'era mai capitato di aver visto qualcosa del genere. Vi abbiamo raccontato la storia di questo Dragon Slayer, quello che è in nostro possesso, perché tantissime persone raccontano di cabinati che non hanno nemmeno mai visto, ma noi vi abbiamo raccontato la storia di quello che abbiamo e lo porteremo sicuramente nelle fiere che avverranno nell'arco del 2023, così potrete provarlo e anche voi potrete vedere quanto bello è giocare con il cabinato originale dell'epoca, soprattutto se italiano. Ragazzi, ci vediamo con il prossimo video e un saluto da tutti. Ciao ciao!